Ciao carissimi e bentornati in un nuovo video di Tarocchi di Luce. Come sempre ti ricordo che se sei capitato su questo video non è un caso e anzi potresti averlo attirato proprio a causa della tua situazione. Oggi andremo a vedere se arriveranno per te delle belle notizie che sbloccheranno la tua situazione. Ciò che dovrai fare è semplicemente concentrarti e scegliere una delle due varianti che vedi sullo schermo. Sintonizzati sulla loro energia e cerca di capire quale delle due è più affine alla tua e alla tua situazione. Prima di proseguire però ti invito a guardare in descrizione perché troverai un link per accedere ai consulti privati. Infatti ti basterà schiacciare su questo link e ti si aprirà un sito dove sono raccolti tutti i consulti privati che potrai acquistare. Quindi sentiti libera di scegliere il consulto più giusto per te. Bene, se sei pronto o pronta possiamo iniziare dalla variante numero 1. Le carte estratte in questa stesa sono l'8 di bastoni, il sole e il mondo. Cara anima, devi prepararti. Una bellissima notizia in arrivo per te. Un'accelerazione positiva che illumina il cammino e ti conduce alla realizzazione piena. Queste carte ti parlano chiaramente. Sono 3 carte di espansione, successo e gioia. 3 messaggi che insieme indicano una bellissima notizia in arrivo. Un cambiamento positivo, un'apertura, una rivelazione felice. Stai per ricevere una comunicazione, un'opportunità, una risposta che cambia tutto e lo farà in meglio. La prima carta che incontriamo è proprio quella dell'8 di bastoni. L'8 di bastoni è una carta di accelerazione. Quando questa carta compare, il tempo si comprime. Le cose iniziano a succedere in fretta. Notizie, messaggi, comunicazioni, decisioni, eventi. Tutto si sblocca. Questa è l'energia del vento che cambia direzione. È la scia che arriva dopo un periodo di attesa o di incertezza. Se hai avuto momenti di rallentamento, di blocchi, di confusione, sappi che adesso il movimento riparte. L'8 di bastoni parla spesso di una notizia improvvisa e positiva, una comunicazione importante in arrivo, una risposta, una chiamata, un messaggio, viaggi, trasferimenti, opportunità che si aprono, un evento che si precipita nella tua vita come un'onda di luce. Il messaggio di questa carta è: preparati, qualcosa di bello sta arrivando e arriverà in fretta. Questa carta ti invita a rimanere ricettivo, a non restare fermo, ma ad agire quando l'occasione si presenta, perché le energie sono a tuo favore e il segno che ciò che arriva è davvero positivo ce lo conferma proprio la prossima carta. La nostra seconda carta è proprio il Sole. Il Sole è una delle carte più fortunate dell'intero mazzo. Parla di chiarezza, successo, verità, vitalità. È l'illuminazione dopo il buio, la felicità che nasce quando finalmente tutto è chiaro, limpido, sincero. Quando questa carta arriva è un sì cosmico. Qualcosa di molto positivo si sta manifestando per te. Il sole è una benedizione. Porta con sé rivelazioni favorevoli. Successo, approvazione, riconoscimento, amore vero e relazioni genuine. Oppure una fase della vita in cui sei vista, accolta, celebrata. Il suo messaggio è: ora tutto si illumina, una bella notizia porta verità e gioia. Questa può essere una dichiarazione d'amore, una promozione, una guarigione fisica o emotiva, oppure una risposta positiva a una richiesta importante. Quando il sole segue l'8 di bastoni, la buona notizia che arriva è illuminante, ti porta chiarezza, ti scioglie i dubbi, ti fa brillare. E il suo effetto non è per niente passeggero.
E poi arriva la terza carta, quella che ci porta al compimento. In questo caso la carta del mondo. Il mondo è la carta della realizzazione. Quando compare qualcosa si completa, un ciclo si chiude e tu raggiungi un livello più alto. Il mondo rappresenta il successo nella sua forma più completa. Viaggi, trasferimenti, conquiste internazionali, un senso profondo di appagamento, la fine di un ciclo karmico e l'inizio di uno nuovo, superiore. Se stavi aspettando una conclusione, un traguardo, una risposta definitiva, questa carta ti dice che sta arrivando. Ed è positiva, totale, perfetta. Il messaggio del mondo è: hai fatto il tuo percorso, ora l'universo ti restituisce tutto ciò che meriti. Può trattarsi di un lavoro che si realizza, una relazione che si stabilizza in modo definitivo, un trasferimento, un progetto che si chiude con successo, un periodo di confusione che si dissolve, lasciando spazio alla pace e alla gioia vera. Quindi, cara anima, diamo uno sguardo d'insieme. Abbiamo le 3 carte, l'8 di bastoni, il sole, il mondo. Queste 3 carte non lasciano alcun dubbio. Una notizia positiva, attesa o inaspettata sta per arrivare. Porterà chiarezza, gioia, successo e segnerà l'inizio di una nuova fase di realizzazione. Queste carte ti chiedono di credere che qualcosa di bello sta arrivando, di accogliere con gratitudine e apertura ciò che si manifesta, di prepararti a un cambiamento favorevole, rapido e completo, perché la bella notizia che ti arriva non solo ti farà sorridere, ma ti cambierà proprio la vita. Respira profondamente e chiudi gli occhi. Immagina la notizia che vorresti ricevere, visualizza quella telefonata, quel messaggio, quella possibilità. Ora lascia andare, perché l'universo ha già ascoltato. Sta arrivando, sta già correndo verso di te, e quando arriverà saprai che era scritta per te. Questa è la tua bella notizia, questo è il tuo tempo. Bene, se sei pronto o pronta possiamo iniziare con la variante numero 2. Le carte estratte in questa stesa sono la torre, la forza e il re di denari. Cara anima, quello che devi sapere da questa lettura è che c'è stata sicuramente una grande rottura, seguita da un'enorme forza interiore e dalla conquista concreta. Quindi una bella notizia arriva e cambia completamente il tuo destino. Magari in questo momento ti sembra che tutto attorno a te stia crollando, le certezze cadono, le sicurezze vacillano, i legami si spezzano e magari ti stai chiedendo perché sta succedendo proprio a me. Ma è proprio lì, nella caduta, che si nasconde la verità più potente, ovvero ogni crollo prepara il terreno per qualcosa di più grande. Le carte che abbiamo oggi parlano esattamente di questo. Un viaggio che inizia nel caos e termina nella forza, nella concretezza, nella rinascita. Le 3 carte estratte sono 3 archetipi potentissimi. E insieme questi 3 simboli parlano di una bella notizia, sorprendente, che arriva dopo un periodo difficile e che trasforma ogni cosa. La prima carta che incontriamo è proprio quella della torre. La torre è una carta che a prima vista può spaventare. Parla di crollo, di rottura, di crisi, di shock. Ma questa carta in realtà è una benedizione travestita da caos. La torre indica una verità che viene alla luce, una struttura che non regge più e che deve essere abbattuta, un evento che rompe gli schemi, separazione, perdita, cambiamento improvviso, liberazione da illusioni. Quando esce la torre, qualcosa si è incrinato o si sta per incrinare, ma lo fa per il tuo bene, per liberarti da un'illusione, da una falsa sicurezza, da qualcosa che non era solido. Non è una carta che punisce, come potresti pensare, ma è una carta che rivela. Ti dice:
Ciò che stava in piedi solo per abitudine ora deve crollare. Può trattarsi di una relazione tossica, di un lavoro insoddisfacente, di un'idea su te stessa che ti limita. Sì, fa paura, ma è il primo passo per liberarti, perché la vera notizia bella arriva dopo. E infatti arriva per noi la nostra seconda carta, ovvero la forza. La forza è la rinascita dopo la distruzione, e l'energia che ti dice hai dentro di te tutto ciò che serve per superare questo momento. È la resilienza, è la padronanza delle emozioni, è il coraggio di non reagire con violenza ma con presenza. Dopo il crollo della torre, questa carta ti ricorda che hai la forza di rimanere in piedi, stai ricostruendo da un punto più autentico, le tue prove ti hanno resa più forte. La bellezza si trova anche nei momenti difficili. La forza è la parte di te che non molla, che non cede alla rabbia, alla disperazione o al desiderio di vendetta. È quella parte che abbraccia il dolore e lo trasforma in potere. Il suo messaggio è: puoi dominare ogni leone, anche quello che ruggisce dentro di te. Ed è proprio grazie a questa forza interiore che ora il destino ti premia. Con una notizia concreta, con una ricompensa, con una vittoria. E tutto questo si manifesta nella nostra terza carta, il Re di Denari. Il Re di Denari è l'incarnazione del successo tangibile. Parla di ricchezza, sicurezza, stabilità e maturità. È la figura di chi ha lavorato duramente e ha raccolto i frutti. È il segnale che tutto ciò che hai attraversato ti ha portato a questo momento. Dopo il crollo della torre, dopo la trasformazione della forza, il Re di Denari è la manifestazione concreta del tuo nuovo potere. Indica una promozione, un contratto, una realizzazione materiale, sicurezza finanziaria, un partner affidabile, un periodo in cui finalmente ti senti al tuo posto. È il segnale che una bella notizia concreta sta arrivando. Può trattarsi di un'opportunità lavorativa tanto attesa, una proposta importante, un aiuto economico, un riconoscimento, un'eredità, una svolta tangibile. Il Re di Denari ti dice: ora raccogli, ora costruisci, ora sei pronta per vivere la tua abbondanza. Cara anima, oggi hai visto 3 archetipi potentissimi. La torre che ti ha liberato, la forza che ti ha temprato, il Re di Denari che ti sta premiando. Le carte ti raccontano un viaggio di rinascita, un viaggio che parte dalla rottura e arriva alla stabilità, alla concretezza, alla prosperità. La bella notizia che sta arrivando sarà reale, tangibile, positiva, sorprendente. Ma non viene a caso, arriva perché hai avuto il coraggio di guardare in faccia la verità. Perché non ti sei spezzata e perché hai scelto di non scappare. Quindi respira, senti dentro di te il potere che hai conquistato, visualizza te stessa seduta sul trono come il Re di Denari. La notizia che arriva non è solo un dono, è una conquista, è il premio dell'anima, il riconoscimento dell'universo. Non avere paura della torre, sii grato per la tua forza e apriti alla grandezza del tuo destino. Una bella notizia sta arrivando e questa volta è per restare. Ti ringrazio di cuore per aver guardato questo video, ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un like se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile. Noi invece ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!